Ho attraversato il mondo inseguendo animali, culture ed emozioni, convinto che la vera avventura fosse sempre altrove. Quello di sinistra. Ok. Adesso se si pulisce vado, Ciao Andrea. Davide è quella persona che ha sempre vissuto i miei rientri con occhi più emozionati dei miei. Occhi di chi viveva le mie storie come se fossero scritte per entrambi. Questa lo è veramente. È una storia per due. Ci stiamo per imbarcare per il volo per Bergen e questa settimana abbiamo una settimana abbastanza particolare su, faremo una caccia bella io insieme a Davide per la prima volta, quindi non voglio svegliarvi troppo adesso, ma seguiteci e vedrete che vedremo dei posti veramente particolari. Andiamo! Tra noi due fratelli quello che viaggia di più è sicuramente Andrea. Questo giro mi ha permesso di essere con lui, di vivere questa esperienza con lui, quindi sono molto contento. Io non so nulla perché l'organizzazione, come sempre, è a cura di Andrea e quindi sono molto attratto da quello che potremo vivere in questi giorni. Siamo arrivati ieri sera tardi a Bergen, è la prima tappa di questo viaggio. Da qua adesso affittiamo una macchina e facciamo un giro sulla parte dei fiordi per poi raggiungere i nostri amici norvegesi che ci aspettano nel centro tra Bergen e Oslo e cacceremo renne o caribou insieme a loro. Adesso facciamo un piccolo tour della città, guardiamo cosa ha da offrire Bergen, probabilmente mangeremo qualcosa al mercato del pesce e poi oggi pomeriggio si parte verso i fiordi. Possiamo dire che il viaggio sia iniziato molto bene. Il pesce qui è qualcosa da provare. Lasciamo Bergen sicuramente con la pancia piena e curiosi dei 400 km di paesaggi che ci aspettano sulla strada. Per raccontarvi questo però ci sarà tempo dopo. Ora acceleriamo un po' e arriviamo al dunque. Bene, siamo arrivati. Abbiamo conosciuto Bård, l'amico di Marius, che ci ospiterà qua nella sua farm, posto stupendo. Adesso andiamo su, posiamo un po' di roba e aspettiamo che arrivi Marius. Andiamo. Caminetto acceso. Alla fine è un simbolo universale per capire se sei arrivato in un bel posto e se c'è qualcosa di bianco appeso fuori così. Questo è già un buon segno. Vedendo questi trofei di alce appeso, sicuramente sarebbe bello in queste giornate riuscissimo a vederne uno anche noi dal vivo. Non so bene quali siano le dimensioni di quest'area, ma sicuramente questo qua è già un bel animale. Bello comunque, è un posto molto tranquillo. Poi ci faremo raccontare un po' la storia di queste case. Andiamo giù a far spesa. Ok, abbiamo conosciuto Bård rapidamente, Marius non l'abbiamo ancora visto, ci aspetta al supermercato, andiamo a fare un po' di spesa, un po' di provviste per queste giornate, quindi adesso partiamo un attimo, andiamo qui in paese e ci incontriamo con lui, dopodiché torniamo qua
e prima di buio proviamo un attimo le carabine. Hi, nice to finally meet you, man. We made it. Yeah. Huh? My brother. Perfect. Davide. This is chicken burger. First time in Norway? First time. Siamo arrivati sulla zona dove proviamo le carabine, abbiamo messo un bersaglio a 150 metri adesso e ci ha portato su con il trattore perché effettivamente la strada era un pochino nel bosco e un po' dimenticata, però posti belli. Mi hanno detto che qua intorno ci sono alci, ci sono cervi, ci sono cedroni, ci sono nordiche, quindi c'è un po' di tutto. Non vediamo l'ora di provare le carabine e poi andare a caccia. Davide, ci sei? Lo vedi? Faccio un colpo io, poi fai un colpo te? Adesso proviamo, sono due 308 le carabine, c'è un'Elite Strata e una Black. E facciamo due colpi di prova giusto per vedere che sia tutto a posto. Ok. Tre, due, uno, vado. Good shot. Non lo vedo, sai? Un dito sotto il rosso. Ok. Vai te. Adesso proviamo questo 308 Strata. I don't know if it's 0 at 100 or 200. At 100. Ah, okay. Then makes sense, yes. Then it should be a little bit lower. Yeah, no. I thought it was 200 0, so it's okay. It's 100. Aspetta, eh. Dici quando spari. Så vi ska få testa hur mycket det då. Li tror det. Ci sei? Ok. Quando vuoi. Yeah. That's dead. Alto a sinistra. Un pochino a sinistra, sì. Abbiamo provato le carabine, funzionano, 150 metri siamo andati abbastanza bene, quindi non abbiamo troppi problemi, troppi pensieri. Loro dicono che comunque la caccia qua di solito si va intorno ai 150 metri, 100 metri, si arriva a 150 metri l'animale, quindi dovremmo riuscire. Ok, then we go back to the house now? Yeah. Good. Is the one that range? Yeah. As a rangefinder? Devo dire che siamo stati davvero fortunati ad avere l'aiuto di Marius qua, del suo amico Rolf Christian, che gli ha dato una mano a preparare le carabine, le ha controllate, le ha sistemate, ha fatto lo zero, quindi noi siamo solo arrivati e siamo pronti per andare a caccia. Adesso torniamo giù, prepariamo qualcosa di cena tutti insieme e facciamo il piano per domani. Prima siamo andati al supermercato con Marius, abbiamo fatto una piccola spesa per stasera, adesso stiamo preparando una classica pasta alla carbonara. Una cosa diversa rispetto a noi in Italia sicuramente è il fatto che nei supermercati dove siamo andati a fare la spesa possono vendere solo alcolici se sono sotto i 4 gradi e 7, qualcosa del genere. Quindi per questa sera e per le prossime andremo di birra. Salute. It's difficult to say if it's a female or a male, but it's usually like the face and the thickness of the... Stiamo facendo un piccolo corso di identificazione renne femmine e maschi, perché ovviamente
le femmine qui non si possono prelevare, noi possiamo prelevare dei maschi non da trofeo o se no dei giovani. No, Bene. Carabine pronte. Domani mattina si parte presto, quindi adesso andiamo a dormire e speriamo che le previsioni meteo si sbaglino, che non piova troppo. Come potete vedere e sentire, questa mattina c'è parecchio vento e nebbia. Purtroppo non sono le condizioni ideali per la caccia, però visto che siamo qua per pochi giorni ci proviamo comunque. L'obiettivo è di andare avanti qua una mezz'oretta, di arrivare in un punto in cui dovremmo riuscire a vedere su 2 valli. E la cosa molto difficile di questo tipo di caccia, da quanto ho capito, è appunto trovare gli animali, perché si spostano tanto, fanno tanti chilometri, anche in base a come tira il vento. Dopo cercheremo bene di capire questa cosa. E quindi bisogna avere un po' di fortuna. Finché la visibilità è così sarà molto molto difficile, però seguiamo loro, è la prima giornata di caccia e siamo felici di essere qua. Non c'è molta visibilità, vediamo sui 100-150 metri. Però i ragazzi sono fiduciosi e conoscono molto bene il posto, quindi continuiamo a seguirli. Ho fatto un po' di domande a Marius e a Bor per capire un attimo come fanno le renne. Praticamente queste sono le zone in cui vengono d'estate a fare i party, si nutrono in questo periodo soprattutto di questa erba bianca, di questo muschio bianco, e poi in inverno, differentemente da quello che pensavo, vanno verso nord in cui hanno delle zone più buone per la neve e per passare l'inverno. Loro sono contenti. Makes sense to me. So what's the plan, Marius? Yeah, so we are going up on that mountain over there, and we hope the fog will lift, and then we will see a huge area. Okay. So that's, Okay. and hopefully we will be able to spot something. Ok. Il piano praticamente è di andare in punta a quella montagna, cercare di guadagnare un pochino di elevazione in modo da poter vedere in questi pianori e sperare appunto che si apra anche un po' la nebbia. Sicuramente, essendo tutto molto piatto, se riusciamo a guadagnare un pochino di altezza aiuta per vedere qualcosa in più. And it's City. coffee time. Hopefully now it's lift. So. Make sense. Per il momento c'è poca visibilità, quindi abbiamo deciso di fermarci un attimo qua. Loro si stanno facendo un caffè. Davide sta già mangiando qualcosa, strano perché non mangia mai. E aspettiamo si apra. This is on this Revir. top. Yeah, it's a saying from a really famous Ha detto che la frase è scritta sulla tazza di un famoso cantante norvegese, sull'outdoor soprattutto, che ha vissuto in Alaska, e ha scritto che seduto sul suo portico aveva di fianco il suo fucile, la sua canoa, la sua rete per la pesca e il suo cane, e si sentiva un milionario, che non è male. Si è aperto un attimo, ci ha dato il tempo di binocolare questa zona.
non abbiamo visto nulla, allora ci stiamo spostando avanti cercando di andare a vedere qua dietro. E la giornata non è freddissima, saranno 5-6 gradi, 7 gradi, quindi si sta bene. Il problema è un po' il vento e quando ti fermi ti devi vestire perché sennò ti viene freddo e quando cammini invece ti scaldi subito di nuovo. Loro sono già su in cresta là, seguiamoli che vediamo se vediamo qualcosa. Comunque, se ci penso, per quanto questo meteo non sia ottimale per la caccia, bisogna sempre ringraziare di poter essere fuori, sempre ringraziare di poter essere qua, perché è meglio una giornata fuori, nella nebbia, nella pioggia e nel vento, che una giornata al computer col sole, ricordatevelo. Marius si è diviso da noi, è andato sull'altra cresta per aumentare un po' le possibilità di vedere qualcosa e capite bene che è già difficile di solito, ma così è ancora più difficile. È incredibile come certi animali si siano adattati a vivere in dei posti così, cioè non c'è un riparo, non c'è una pianta, non c'è nulla, solo vento e quest'erba. Bianca! Sono partite le bianche. La natura non finisce mai di stupirmi. Cos'era, una bianca o una nordica? Sembrava una bianca. Io le nordiche non l'ho mai viste. Poi chiotto, piccolino. Ma qualcosa abbiamo trovato oggi. Il tempo non ci sta aiutando per adesso, c'è parecchia nebbia, tira vento fortissimo, però siamo qua e ci riteniamo fortunati a essere qua. Abbiamo trovato questo riparo adesso, aspettiamo probabilmente un attimino qua a vedere se si apre qua davanti a noi per dare una binocolata. Il meteo è quello che è, ragazzi, non c'è niente da fare, se non ci dà una mano lui noi possiamo continuare a metterci tutto l'impegno che vogliamo, ma è dura dura. L'importante però è essere qua, l'importante è crederci e sperare che succeda qualcosa. Ormai è quasi mezzogiorno e mezza, purtroppo la situazione non sta migliorando, la nebbia si è chiusa ancora di più, quindi stiamo andando ancora su un'altra cresta sperando si apra e poi probabilmente rientreremo verso la macchina nel primo pomeriggio perché la situazione, se non migliora, è impossibile cacciare così. Anche Bord, che è nato e cresciuto qua, addirittura ha fatto per qualche estate quando era giovane il pastore qua con le pecore. In queste zone con questa nebbia deve usare il GPS per orientarsi perché è davvero tutto uguale, è davvero tutto piatto e non hai punti di riferimento, non hai nulla, sei nella nebbia, vedi a 50 metri, quindi senza GPS alla macchina probabilmente non torneremo. Ce n'è una 3 volte quella lì sulla... Guarda col binocolo. Sulla roccia lassù. Quella roccia là sopra il ginepro. Abbiamo fatto un bel ritrovamento. Un maschio che probabilmente era nel periodo della perdita dei palchi ed è morto per cause naturali.
Che bello. Sembra si stia anche un po' prendendo, quindi andiamo giù dagli altri, dai. Stiamo rientrando, Board si è caricato a spalle i palchi delle renne che abbiamo trovato e sicuramente è molto bello da vedere. Dai, prima che diluvi rientriamo alla macchina. Su in alto c'è veramente troppa nebbia e troppo vento, quindi siamo stati obbligati a scendere giù in basso. Abbiamo visto un paio di alci stupende a 150 metri da noi e adesso facciamo una cerca qua in bosco, in una zona in cui i ragazzi credono ci sia qualche animale, però è davvero cercare un ago in un pagliaio. Seguiamo Davide, abbiamo buttato gli zaini giù, ce l'ho solo io, proviamo a fare qua un paio di ore e vediamo cosa succede. Questo probabilmente è il tempo ideale da caccia, però filmare in queste condizioni è veramente quasi impossibile. Abbiamo le telecamere bagnate, le lenti bagnate, purtroppo una delle telecamere non funziona più, quindi dobbiamo cercare di tenerla asciutta il più possibile perché altrimenti non filmiamo più i prossimi giorni. I tiri saranno quasi sempre dai 100 ai 200 metri, mai tiri esagerati o situazioni come da noi nelle Alpi. L'unico problema qui sarà trovare un appoggio stabile dovuto al fatto che comunque il terreno è molto pianeggiante, quindi non sempre magari sullo zaino si riesce a sparare e quindi ci sarà un po' questa problematica qua. Vediamo di adattarci e cercare di fare il nostro meglio. He's coming. Ecco. Sì, è tipo un fusone di cervo, alle corna dritte. Tutto a sinistra, adesso. Dici solo quando vai.
Good. No. Down, bravo, dai. E giù, l'hai spento. È giù? Yes? Yeah. Okay. Good night. Yeah. Abbiamo trovato finalmente l'animale giusto, abbiamo fatto un avvicinamento incredibile nella foresta. La foresta si intervalla a delle zone molto aperte, le abbiamo viste che mangiavano noi a 180 metri, ci siamo coricati subito sullo zaino, ma come dicevo prima, essendo pianeggiante, come mi avevano avvisato i ragazzi, non riuscivo a inquadrare l'animale, allora ho dovuto sparare un pochettino sul gomito così appoggiato sullo zaino. Non era un tiro lunghissimo, quindi mi sono permesso di farlo, è andato a buon fine e sono contentissimo. Bravo Da, grande. Sì, buona, bravi. Bella cacciata, eh? Sì, grazie, thank you. Thank you. Ti dico la verità, non pensavo oggi. No, Non pensavo oggi. mai ce la più, che facessi. giornata, che pioggia, che acqua. Sono fradicio. Però, vedi, alla fine non bisogna mai mollare. Io veramente non ci credevo più adesso. Abbiamo fatto un grande avvicinamento, anche i ragazzi hanno avuto una super visione di gioco. Alla grande proprio. Bene, contentissimo. Adesso andiamo a vedere l'animale. Bravo Da. Ok. Più o meno era avanti lì, eh? Una cosa fondamentale per me, almeno anche per Davide, per i ragazzi con cui siamo a caccia ad oggi, non è il trofeo, è più che altro l'esperienza, è più che altro la possibilità di vivere questi posti, di arrivare vicino a questi animali, di cacciarli qua nel loro ambiente e di imparare qualcosa mentre lo si fa, no? Quindi cacciare insieme a Marius e Born, che conoscono l'area, che conoscono bene questi animali, è un'esperienza già di per sé, e la cosa bella non è essere guide, cioè andare con una guida magari, farsi accompagnare, farsi fare tutto, ma vivere insieme a loro l'esperienza. Quindi senza di loro non sarebbe stato possibile e li ringrazio per questo, ma siamo molto contenti di goderci semplicemente quello che questo posto ha da offrire, senza stare lì a misurare le corna e senza stare lì a pensare alla grandezza, e poi aver preso un animale che mangeremo questa sera e domani e di cui la carne sicuramente ha un super sapore. Quindi sono molto contento di aver fatto questa cacciata qua e sono molto contento che Davide abbia preso la sua reindeer. Good.